La sfida dell'integrazione dei musulmani in Europa. La questione dell'integrazione degli immigrati musulmani in Europa è un argomento che genera dibattiti accesi e spesso divisivi. Molti si chiedono perché proprio le comunità musulmane sembrano incontrare più difficoltà nell'inserirsi nei tessuti sociali e culturali europei? Perché la loro presenza genera così tante tensioni rispetto ad altre minoranze? E soprattutto, come dovremmo affrontare questa situazione per garantire il rispetto reciproco e la convivenza pacifica? L'Europa, storicamente culla del cristianesimo e della cultura occidentale, ha assistito negli ultimi decenni a un massiccio afflusso di immigrati provenienti da paesi a maggioranza musulmana. Se da un lato molti di loro sono riusciti a integrarsi con successo, contribuendo alla società con il loro lavoro e la loro cultura, dall'altro una parte della comunità musulmana ha mostrato evidenti difficoltà nell'adattarsi ai valori e alle norme dei paesi ospitanti. Difficoltà di integrazione tra religione, cultura e rifiuto del modello occidentali. Le difficoltà di integrazione degli immigrati musulmani possono derivare da vari fattori. In primo luogo, l'Islam, a differenza di altre religioni, è spesso più di una semplice fede. Rappresenta un sistema di vita che regola non solo la spiritualità, ma anche l'ordinamento sociale, la giurisprudenza, i rapporti tra i sessi e perfino l'alimentazione. In molte comunità musulmane più conservatrici, l'attaccamento alle proprie tradizioni è molto forte, al punto che alcune regole religiose entrano in aperto contrasto con i principi laici e democratici dell'Occidente. Ad esempio, in molti paesi islamici, la legge coranica, Sharia, viene ancora utilizzata come guida per la vita quotidiana. Tuttavia, in Europa vige il principio della laicità e la legge dello Stato deve sempre prevalere su quella religiosa. Questo conflitto emerge in situazioni come il rifiuto di alcune donne musulmane di togliere il velo nelle scuole o nei luoghi di lavoro, o di uomini che rifiutano di stringere la mano a una donna per motivi religiosi. Oltre alla religione, anche il fattore culturale gioca un ruolo importante. In molte società musulmane, la famiglia ha un ruolo centrale e spesso le donne hanno un ruolo subalterno rispetto agli uomini. Questo si scontra con i valori occidentali di uguaglianza di genere, portando a episodi di tensione, come il rifiuto di alcune giovani musulmane di partecipare alle lezioni di educazione fisica o la pratica, ancora esistente in alcune comunità, dei matrimoni combinati o forzati. Un altro problema riguarda la creazione di enclavi culturali e religiose. In molte città europee esistono quartieri interamente popolati da immigrati musulmani, nei quali l'integrazione con la società circostante è minima. Questo fenomeno ha generato la nascita di veri e propri ghetti, dove vigono regole diverse da quelle dello Stato ospitante e dove la polizia fatica a entrare senza rischi. In alcuni casi si è arrivati al punto in cui gli stessi immigrati di seconda generazione, pur essendo nati in Europa, si sentono estranei alla cultura del paese che li ha accolti. L'aumento dell'ostilità della popolazione europea sta modificando l'assetto politico ed anche pesantemente, sempre meno disposti alla tolleranza. L'insofferenza di una parte della popolazione europea nei confronti di alcune comunità musulmane non è un fenomeno irrazionale o dettato da semplice xenofobia. Molti cittadini percepiscono un atteggiamento di rifiuto da parte di alcuni immigrati che sembrano non voler accettare i valori europei e preferiscono vivere secondo le proprie regole. Questo atteggiamento viene visto come una mancanza di rispetto verso la società che li ha accolti e che ha offerto loro opportunità di una vita migliore. Inoltre, gli attentati terroristici compiuti da estremisti islamici in diverse città europee hanno contribuito ad aumentare la diffidenza verso le comunità musulmane. Sebbene sia ingiusto generalizzare e attribuire la responsabilità dell'estremismo a un'intera religione, è innegabile che la radicalizzazione sia un problema reale in molti ambienti islamici europei.
Episodi come la decapitazione del professore Samuel Paty in Francia o l'attacco alla redazione di Charlie Hebdo hanno scosso profondamente l'opinione pubblica e rafforzato la percezione che esista una parte della comunità musulmana che rifiuta non solo l'integrazione, ma anche la libertà di espressione e di pensiero. Un altro elemento che alimenta il risentimento è l'apparente atteggiamento permissivo delle autorità europee nei confronti di certe pratiche culturali problematiche. Ad esempio, mentre si vietano simboli cristiani in alcuni spazi pubblici per rispettare la laicità dello Stato, si permette che alcune comunità islamiche continuino a praticare la poligamia illegalmente o a imporre il velo alle donne anche contro la loro volontà. Questa percezione di disparità di trattamento genera un senso di ingiustizia tra molti cittadini europei che vedono le loro tradizioni messe in discussione, mentre altre vengono tollerate in nome del multiculturalismo. Come affrontare il problema? Di fronte a questa situazione, come dovrebbe reagire la società europea? La risposta non può essere né quella della totale chiusura né quella di un'integrazione acritica e forzata. Occorre trovare un equilibrio tra accoglienza e rispetto delle regole, tra il riconoscimento delle differenze culturali e la difesa dei valori fondamentali dell'Europa. In primo luogo, è necessario stabilire chiaramente che chiunque scelga di vivere in Europa deve rispettare le leggi del paese ospitante. Non si può permettere che in nome della religione vengano violate norme fondamentali come l'uguaglianza tra uomo e donna, la libertà di espressione o il diritto di scegliere il proprio stile di vita. Se alcune pratiche religiose o culturali sono incompatibili con i principi democratici, devono essere fermamente contrastate. Inoltre, le politiche di integrazione devono essere più efficaci e rigide. Troppo spesso gli immigrati vengono lasciati a se stessi, senza un reale supporto per imparare la lingua o inserirsi nel mondo del lavoro. Questo favorisce la creazione di comunità chiuse e alimenta il sentimento di estraneità. Investire in programmi di integrazione, obbligando i nuovi arrivati a seguire corsi di lingua e cultura del paese ospitante, può contribuire a ridurre il divario tra le diverse comunità. Ma è veramente colpa del paese ospitante? Allo stesso tempo, è importante combattere la radicalizzazione. Le moschee e i centri islamici devono essere monitorati per evitare che diventino luoghi di diffusione di ideologie estremiste. Gli imam che predicano l'odio o che incitano alla violenza devono essere espulsi senza esitazione. La libertà religiosa è un diritto, ma non può diventare un pretesto per minare la sicurezza e la coesione sociale. Infine, è fondamentale superare il tabù del confronto. In molte società occidentali si evita di discutere apertamente questi problemi per paura di essere accusati di razzismo o islamofobia. Ma ignorare il problema non lo farà sparire, anzi, lo renderà ancora più grande. È necessario un dialogo sincero tra le comunità musulmane e la società occidentale, in cui si affrontino senza ipocrisie le questioni più delicate e si cerchi una soluzione comune. Il grosso problema dell'integrazione degli immigrati musulmani in Europa non è semplice, né ha una soluzione immediata. Tuttavia, ignorarlo o trattarlo con superficialità significa solo aggravarlo. L'Europa deve restare fedele ai suoi valori, senza cedere a compromessi su principi fondamentali come la libertà e l'uguaglianza. Solo così potrà garantire una convivenza pacifica, basata sul rispetto reciproco e non sulla sottomissione a culture che rifiutano di integrarsi.